How would I sell Prato? It's a really cool place. The people are really cool, they're nice, they're welcoming, you know, and I would just say it's a really cool place. There's a lot of stuff going on here. Prato è una città che in questo momento vive una fase di grande cambiamento, di riconversione. Prato è una città che offre molte possibilità perché è stata per tanti anni una città quasi monosettore. È una città tessile, è sopravvissuta a un ridimensionamento della sua industria principale e quello che rimane adesso ha una prospettiva interessante, cioè sta creando una nuova economia un po' più forte, meno quantitativa però interessante. Quando tu fai un prodotto di eccellenza, un prodotto di qualità, alla fine vieni sempre ripagato. Che facciano una produzione di qualità, una produzione quasi artistica. Ma le condizioni sono soprattutto dare fiato e volontà alle idee. Se ci sono le idee possiamo anche ripartire. Se c'è uno spirito ottimistico di interpretare il lavoro possiamo ottenere dei risultati. L'idea di lavorare insieme, di progettare insieme un futuro diverso per Prato, dando ognuno il nostro contributo, molto dipende da noi. La rinascita di Prato viene indubbiamente dalle nuove generazioni, da questo confronto un po' forzato, ma però poi alla fine interessante, con più etnie nella città, con più derive, con più arrivi, con più interazioni che obbligano a aprire la mente e a creare anche qualcosa di nuovo. È ovvio che tutto quello che nasce da un'idea imprenditoriale giovane come questa ben venga. Io penso che possa avere anche molta visibilità questa cosa. Spazi come questo, che sono esempi di rigenerazione urbana spontanea, sono degli esempi ben riusciti, diciamo ci lanciano verso una nuova idea di spazi ibridi, dove l'arte convive con l'artigianato, convive con le start-up giovanili. Però spazi di questo tipo, quindi spazi che si basano sulla condivisione di idee, di progetti, sull'imparare uno dall'altro, sul confrontarsi, sul usare insieme macchinari, scambiarsi risorse di vario tipo, hanno senso in tutta Europa oggigiorno. I luoghi più interessanti all'estero, a Berlino, New York, Parigi, sono quelli che si sono reinventati. Cioè non scappare oppure chiudere e basta, ma riuscire a reinventarsi, però rimanendo sempre legato alla tua città, al tuo territorio. Uno dei più grandi valori aggiunti che ha la città di Prato è tutti gli ippomobili industriali spesso abbandonati o comunque in disuso al momento e sono preziosissimi soprattutto per chi sta iniziando delle nuove attività, quindi è importante innanzitutto rendersi conto di questo valore e poi non lasciarlo andare completamente in malora, anzi ristrutturarlo e riutilizzarlo per nuovi scopi. Fabbriche, zone residenziali, in un miscuglio che è sempre più un mix di culture, popolazioni, persone e che ora può dare tanto con una ricostruzione moderna, intelligente, rispettando l'ambiente, il futuro. Degli ambienti abbandonati che riprendano vita per delle idee positive da parte degli imprenditrici. Da qui in poi veramente chi vuole essere al passo con i tempi, per così dire, dovrà capire che dovrà dare dei servizi anche diversi ai propri clienti. Efficienza, qualità, bassi costi, cortesia, comunicazione. Questo è il mondo del lavoro oggi. Imprenditori che non sono più chiusi all'interno di una propria azienda, ma collaborano con gli altri. Cioè, è bello quello. Cioè, al giorno d'oggi è finita di rimanere chiusi nelle nostre botteghe. I famosi bottegai, loro finiscono, cioè non serve a niente. Che l'artigiano non rimane più chiuso nella sua bottega, ma all'interno di uno spazio comune mette a frutto delle proprie idee per realizzare un prodotto innovativo. Ma diciamo che c'è una contaminazione di più attività per dare una risposta nuova per lanciare poi anche nel futuro. Penso che contaminazione sia una delle parole fondamentali per il futuro di Prato. Quindi bisogna avere una mentalità aperta, una flessibilità, una voglia di collaborare con gli altri. Cioè uno che fa il tuo stesso lavoro a volte è più un collaboratore che un antagonista. C'è tante persone che stanno facendo un lavoro concettuale, di espressione artistica, di espressione culturale, di coinvolgimento, di
network. Uno spazio culturale è uno spazio dove si presenta arte, però anche uno spazio dove si sviluppano progetti concreti di natura più produttiva, magari più rivolti all'industria. And I think that there's a lot going on in Prato, in particular with contemporary culture and cross-disciplinary opportunities, which is something that I've never really seen with textiles and art and fashion and music. And the people, the human resources really, like the people here all want to do something collaboratively, and that's new and different and really exciting. And I think that there's a lot of power in that. Good, thank you. No problem.